La peste antonina, l'epidemia che sfidò Marco Aurelio, Roma. Il cuore pulsante di un impero che si estendeva su 3 continenti. Un'epoca di grandezza, ma anche di tragedie inimmaginabili. Tra il 165 e il 180 d.C., l'impero romano affrontò una delle peggiori pandemie della sua storia, la peste antonina, un flagello che minacciò il potere di Roma e mise alla prova persino l'imperatore filosofo, Marco Aurelio. Le origini della peste. La malattia fece il suo ingresso nell'impero con i legionari di ritorno dall'Oriente, dopo le vittoriose campagne contro i Parti. Si dice che i primi focolai scoppiarono in Asia Minore, diffondendosi rapidamente nelle province romane e raggiungendo il cuore della capitale. Sintomi e devastazione. I sintomi erano orribili: febbre alta, diarrea sanguinolenta, eruzioni cutanee simili a pustole, convulsioni. Si stima che la peste antonina fosse, in realtà, un'epidemia di vaiolo, una malattia letale per chi non aveva difese immunitarie. L'impatto sull'impero. L'epidemia decimò la popolazione. Si parla di 5 milioni di morti, un numero devastante per un mondo antico. Intere città si spopolarono, le legioni romane furono indebolite e l'economia subì un duro colpo. Roma stessa fu colpita duramente. Le pire funebri ardevano giorno e notte. Marco Aurelio e la sua risposta. E mentre la morte serpeggiava tra le strade dell'impero, Marco Aurelio non fuggì. Il filosofo imperatore rimase al suo posto, affrontando la crisi con coraggio. Rafforzò la sanità pubblica, introdusse misure per contenere l'epidemia e cercò di mantenere l'ordine tra il panico dilagante. Le conseguenze storiche. L'impero sopravvisse, ma a caro prezzo. La peste antonina segnò l'inizio di una lunga crisi demografica ed economica. Fu un segnale di allarme per la futura instabilità di Roma, minata da epidemie, guerre e lotte interne. Alcuni storici la considerano uno dei fattori che, secoli dopo, contribuirono alla caduta dell'impero. Conclusione. Marco Aurelio morì nel 180 d.C., forse proprio a causa della peste. Con lui si spense uno degli ultimi grandi imperatori della Pax Romana. Ma la sua filosofia, il suo esempio di resilienza e saggezza, sopravvivono ancora oggi. Dalla storia possiamo imparare che anche le crisi più devastanti possono essere affrontate con coraggio e razionalità. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale e facci sapere nei commenti cosa ne pensi della peste antonina. Ci vediamo alla prossima avventura nella storia.